Qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti a parlare di fatti realmente accaduti invece di stare appresso a delle chiacchiere. Conte a Napoli, Conte a Capri, Conte è dal barbiere, il barbiere mi ha detto che arriva, il notaio a Torino, un amico ha firmato, eccetera, eccetera. Viene italiano, italiano è già pronto, Sarri, Simeone per Immobile, le chiacchiere sono tantissime. Siamo qui quest'oggi a parlare di fatti realmente accaduti e che mi fa piacere commentare e condividere con voi l'infortunio di Olivera con l'intervista a De Nicola che ci delucida per quanto riguarda la situazione atletica del Napoli, anche al momento per quanto riguarda le cause possibili di questi infortuni che continuano ad arrivare. Kvaratskhelia MVP, andremo a vedere perché e per come e quanti gol ha fatto Kvara per meritarsi questo premio. Kvara non lontano dalle cifre dell'anno scorso, paradossalmente è l'unico calciatore del Napoli che è riuscito o sta riuscendo, diciamo, a quasi ad eguagliare a livello numerico la stagione dell'anno scorso. Il solo. Aperta e chiusa parentesi. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate. De Nicolo, Olivera, l'infortunio, Kvaratskhelia. E chi vuole iscriversi al canale lo faccia pure, attivando però la campanella delle notifiche, passaggio importantissimo per restare aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo contenuto. La situazione di Olivera e poi passiamo a Quara. Mattias Olivera è stato visitato all'SSC Napoli Economy Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha cominciato già l'iter riabilitativo. I tempi di recupero, che poi è ciò che vogliamo sapere. Se parliamo di una lesione di primo grado in cui non c'è un'alterazione macroscopica della struttura muscolare, si torna in campo in circa 20 giorni. Una lesione di secondo grado necessita invece di una quarantina di giorni di recupero. A questo proposito andiamo a leggere alcuni passi, non tutta l'intervista di De Nicola rilasciata a kiskisnapoli.it. Professor De Nicola, come giudica l'infortunio di Olivera? Potrebbe aver finito la stagione. I tempi di recupero sono intorno ai 20 giorni, ovviamente se parliamo di una lesione muscolare. L'adduttore è un motore secondario. La prima settimana si fanno i massaggi, la seconda comincia a correre, la terza scatti per poi ipotizzare un ritorno in campo. Se ha finito la stagione, ripeto, se c'è una lesione ci vogliono almeno 20 giorni. Se recupera potrebbe al massimo fare le ultime partite di campionato. Quindi dalle parole di De Nicola si evince che 20 giorni potrebbero essere sicuramente tra 20 e 30 e va a finire che Olivera gioca 2-3 partite, forse un paio di partite a fine campionato. Concludiamo l'intervista e poi vi dico la mia, perché a me dal punto di vista tattico non è che sono contento che sia infortunato Olivera, però ci arriviamo e vi dico appunto la mia opinione. Quello di Olivera non è il primo problema muscolare della rosa azzurra in questa stagione. Crede sia un caso? È ovvio che se cambi tre allenatori in una stagione, ognuno di loro imposta la preparazione in un modo diverso, questo può incidere sulla condizione fisica dei calciatori. Ogni allenatore fa una preparazione a seconda di un obiettivo, il cambio di preparazione ha assolutamente inciso. Ci siamo, quindi, Rongoni, Pondrelli, Sinatti, tre preparatori, tre allenatori e ne stiamo pagando le conseguenze. I tanti infortuni muscolari possono essere dovuti ai tanti impegni della squadra? No, non è un discorso di troppi impegni, ma solo di preparazione e di cambio allenatore, come ho detto prima. Se hai iniziato con un preparatore e poi lo cambi e poi lo cambi ancora, è inevitabile che i calciatori vadano sotto stress. Sull'infortunio per affaticamento, il calciatore ha poche colpe, poiché svolge solo il lavoro che gli viene detto di fare. Molto semplice. Noi all'inizio, quando arrivò Garzia e quando fu mandato via Sinatti perché poi doveva fare il subalterno, il subordinato, il secondo, chiamatelo come volete, a Rongoni, già storcemmo un tantino il naso, però ovviamente il curriculum di Rongoni non era assolutamente cattivo e all'epoca non ci abbiamo dato tanto peso. Poi andando avanti, un Napoli che non correva, un Napoli sulle gambe, un Napoli che a ottobre aveva 60 minuti nelle gambe, novembre lo stesso,
qualche campanello di allarme cominciò a scattare, poi ovviamente esonero, è arrivato Pondrelli, poi è arrivato addirittura Sinatti con Calzona ed ecco le conseguenze. Perdiamo il terzino sinistro, abbiamo Mario Rui in panchina e per me le ultime 7 partite le può giocare tranquillamente Mario Rui e per quanto riguarda la catena di sinistra che dovrebbe funzionare come ha funzionato l'anno scorso ma non solo, Mario Rui per me è più adatto. Contro il Monza, chi ha visto la partita avrà notato che Kvaratskhelia, scusate, ha richiamato Olivera un paio di volte, dettandogli un inserimento, cercando di fargli capire dove sarebbe finito il pallone per quanto riguarda lo spazio da coprire. Olivera comunque in fase offensiva resta poco sufficiente per me. Poi quest'anno è una stagione strana per tutti quanti, però non possiamo dire che è la miglior stagione di Olivera a Napoli o che abbia fatto la differenza. Quindi non è che diciamo che non è che perdiamo, che ne so, Marcelo. È vero che è un solo terzino sinistro, se fa male Mario Rui, c'è Mazzocchi da poter adattare dall'altra parte, però poi perdi l'eventuale sostituto di Lorenzo, ma Mazzocchi se non si fa male Mario Rui o Di Lorenzo, il campo poco lo vedrà da qui a fine campionato, almeno per quanto si è capito dalle scelte di Calzona. Perché Mario Rui, perché Mario Rui è, diciamo, non voglio dire fondamentale, ma importante per questo Napoli, per quanto mi riguarda, è la mia personale opinione. C'è un dato tra tutte le cose positive della partita con il Monza a livello statistico, c'è un dato che è preoccupante per quanto riguarda i cross. Ovvero, se non erro, 4 cross completati su 25, o meglio, 4 cross andati in porto su 25 sono troppo pochi, visto il centravanti che hai. Se tu avessi avuto un Mertens falso 9, ma lo stesso Higuain a livello, se tu non hai un centravanti che ha il colpo di testa come arma fondamentale, allora io capisco pure crossi di meno o non crossi proprio, palla a terra, vai comunque in porta diversamente e ci siamo. Ma quando hai Osimhen in campo per me diventano fondamentali i piedini di Mario Rui per quanto riguarda quei cross tagliati e le palle messe al bacio in area di rigore. Vedremo poi se io avrò ragione o meno per quanto riguarda la statistica dei cross e le palle che arriveranno in area, con Mario Rui inevitabilmente titolare quasi fino a fine campionato. Kvaratskhelia è l'MVP. Kvaratskhelia è l'MVP del mese di marzo e se non erro Kvaratskhelia è stato anche l'MVP del mese di febbraio. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di sì. 4 partite, 2 reti, 10 dribbling completati, 8 chance da gol create, 2 premi, man of the match. Scusate, per Kvaratskhelia in questo mese di marzo. Allora, Kvaratskhelia quest'anno, almeno per quanto riguarda il Napoli e la Serie A, 10 gol e 6 assist. Siamo quasi lì lì. Se Kvaratskhelia continua a fare qualche gol e assist da qui a fine campionato, come ci auguriamo tutti, perché per cercare di restare attaccati a questo treno, che sia anche la Conference come ultima Coppa Europea, c'è bisogno di Quara e c'è bisogno del Quara che da quando è arrivato Calzona sembra più tranquillo anche mentalmente, anche psicologicamente, perché non ci sono più quelle situazioni di mandare a quel paese l'allenatore quando ti sostituisce, non ci sono più quelle situazioni dal punto di vista tattico che ti hanno penalizzato tantissimo, uno con Mazzarri e prima ancora con Calzona dove funzionava ben poco e ti venivano a triplicare e poi tra tutti gli allenatori che sono passati per Napoli andavano in conferenza, sì io devo spostare Quara, lo dobbiamo mettere più al centro perché viene triplicato eccetera eccetera. C'è una catena di sinistra da far funzionare e non ha mai funzionato da inizio anno, quindi diciamo che qualche cosa di buono lo si è visto nelle ultime partite per quanto riguarda le due fasce, perché il Napoli prima di Mazzarri e anche con Mazzarri era quasi monofascia, c'era o una fascia sinistra che funzionava e a destra non si faceva praticamente niente, o viceversa, quindi non era un Napoli armonioso. Non lo siamo
non lo siamo ancora e non so se lo saremo da qui a fine campionato, però con Calzona forse si sta rivedendo un tantino di tranquillità per quanto riguarda lo spogliatoio, che poi qualcuno si sia messi in testa, no, quelli calciatori si stanno mettendo contro la società per non farli andare in Europa. Da questo punto di vista, nel caso ci fosse questa situazione nello spogliatoio, c'è Calzona che a quanto pare tra primo e secondo tempo contro il Monza si è fatto sentire e non poco. Tanto è vero che vi riporto questa notizia e poi chiudiamo. Antonio Corbo, giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte facendo il punto sul club azzurro. Cosa manca a questo Napoli? Un po' di cori più frequenti da parte dei tifosi. La molla è scattata quando Calzona ha dato di matto nell'intervallo a Monza, minacciando di andarsene subito da Napoli perché la squadra era inguardabile. Quando la contestazione è cominciata con dei cori giustamente severi, i giocatori hanno cominciato a correre, si sono spostati con gli esterni bassi che andavano avanti e si stringevano secondo delle dinamiche già viste l'anno scorso. Quindi da una parte abbiamo un tecnico che non le manda a dire e si farà rispettare da qui fino a fine campionato, dall'altra una squadra che è ritornata a sorridere, è ritornata a sorridere, ma anche con Mazzari, solo che con Mazzari c'era tantissima confusione a livello tattico, un cambio di difesa da 4 a 3, quindi c'erano altre dinamiche che potevano influire sulla serenità, ecco, mentale dei calciatori. Ad oggi sembra andare tutto nel verso giusto, al di là di risultati che arrivano o non arrivano, perché la stagione è compromessa e non ci possiamo aspettare che viene Calzona con la bacchetta magica e funziona tutto da subito, soprattutto a livello fisico, perché come avete visto, ne abbiamo parlato all'inizio di Rivera, e molti calciatori hanno pagato infortuni anche se piccoli, chi un mese, chi 3 settimane, chi 2 settimane, chi in affaticamento ogni 3-2. È stata una stagione sulla quale non si è potuto contare mai sulla rosa completa del Napoli. Anche Garcia, Garcia ha fatto la preparazione precampionato e si è ritrovato a giocare le amichevoli prima di iniziare comunque l'annata di Serie A, con l'ultima amichevole disponibile dove aveva quasi, e dico quasi perché mancavano un paio di elementi, quasi tutta la rosa a disposizione per poter provare. Tutte le amichevoli precampionato le ha giocate con le primavere. Quindi purtroppo è andata così. Fatemi sapere cosa ne pensate per quanto riguarda l'infortunio di Olivera e quella situazione tattica che vi ho esposto per quanto riguarda l'impiego di Mario Rui, e se Kvaratskhelia MVP di marzo ha meritato il premio o meno. Per me sì, assolutamente, anche perché Kvara è l'unico del Napoli quest'anno che almeno con un altro paio di gol, un altro paio di partite fatte bene, potrebbe lasciare l'asticella lì a livello personale tra l'anno scorso e quest'anno. Quindi top player e avanti così. Forza Napoli, ciao.